Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Io sono Dennis e in questo video vi presenterò, come già accennato nel video precedente, il mio nuovo compagno di avventura off-road. Lui, questa tavoletta gigantesca, mi accompagnerà nei miei prossimi tour e nelle mie prossime esplorazioni. Ma che cos'è lui? Un televisore? Un rugged phone? Un Android Auto CarPlay? Un tablet? Cos'è? Lui è un Android Auto CarPlay studiato, fermi tutti, studiato per fare off-road. Ha tanti accessori e caratteristiche interne che lo reputano un vero pilastro per fare fuoristrada. Non è il classico modello che ti mandano loro, ma è un modello che ho scelto io per recensirlo. Solamente lui avrei preso per una recensione, perché è l'unico modello che reputo degno per il fuoristrada. Gli altri hanno troppi fronzoli, non sono rapportati bene per l'utilizzo di come lo concepisco io. Quindi, cosa ha lui che mi ha fatto innamorare? Interessare? Un po' tutte e due. 1000 nit con schermo antiriflesso, quindi si vede benissimo. Anche gli smartphone hanno valori simili, però lo schermo riflette molto, è molto lucido, quindi quando ci sbatte il sole spesso la visuale cala tanto. Lui non ha questo problema. 7 pollici, HD, è gigantesco, si vede bene, in piedi è una specie di roadbook. Ha il sensore della luminosità automatico, quindi quando passate dal sole diretto al sottobosco gli occhi vi ringrazieranno tanto. È una funzione che non tutti i dispositivi Android Auto hanno, ma scusa, non ci avevi detto che gli Android Auto hanno il problema della batteria e dell'implementazione? Allora, ci sono dei bypass adesso. Non è più come una volta, ho trovato un dispositivo che non ve lo faccio vedere oggi, se no c'è troppa roba da mostrare, da farvi vedere. Ho trovato un dispositivo che è comodissimo e vi farà bypassare il problema della batteria. Secondo motivo delle implementazioni delle funzioni, è migliorata la situazione, è più stabile il sistema. Io utilizzo prevalentemente Osmand, il resto funzionava già bene, però Osmand era un po' così così. Adesso l'ho visto più stabile e quindi era un motivo che mi ha spinto a riprovarci con gli Android Auto, ci volevo riprovare. Poi vi dico, c'è una visuale pazzesca, ve lo farò vedere all'opera nel prossimo video sul San Vicino, su qualche mulattiera e qualche zona di sottobosco. Così vedremo un po' come va, ma secondo me ci sono tutti i presupposti per un dispositivo bomba qua. Ha la bussola e il barometro integrati, quindi ha un altimetro, essendoci il barometro vi dirà l'altitudine, e la bussola, perché no? Non è una cosa stupida. Adesso qui non ci sono condizioni dove una bussola vi potrebbe aiutare, però meglio averla che non averla, soprattutto senza l'utilizzo del telefono. Ce l'ha lì ed è sua e la potete utilizzare anche se non avete il telefono dietro. La doppia alimentazione, sia tramite batteria che sia tramite cavo USB. Io ho siliconato la presa USB così se c'è un'acquazzone, un diluvio forte, non entra l'acqua nelle piccole fessure tra maschio e femmina. Il cablaggio l'ho messo tutto qui raggomitolato perché è lungo il cavo USB, non sapevo dove metterlo sul 690, qui mi sembrava la zona più protetta barra meno brutta esteticamente. Ha la funzione intercom che mi piace tantissimo, ovvero potete collegare fino a 2 interfoni con lui, quindi condividere la musica se andate con la zavorrina, con la vostra Maxi Enduro, mettete Spotify, la musica la sentirete entrambi, figata. Non ce l'hanno tutti questa funzione, c'è sui telefoni Samsung, si chiama Music Share se non mi sbaglio ed è un po' macchinosa da attivare, qui invece una volta che li avete collegati a lui fate partire la musica e sentite tutti e due. Quindi l'audio lo può gestire sia il CarPuride che c'è la funzione, si chiama iPlay Android Auto, vabbè così in modo semplice, che fate gestire l'audio e le telefonate al telefono, lui mostrerà solo gli avvisi di chiamata e la gestione, però gestirà tutto il telefono, o se no come faccio io, fate gestire tutto a lui con questa funzione che può essere singola o doppia. Ve la consiglio, molto easy. Ma adesso andiamo a vederlo più nel dettaglio, vi mostrerò il menu, le impostazioni, però vi dico nel prossimo video lo vedrete in funzione sul San Vicino perché ci voglio tornare, ho voglia proprio di andare sul San Vicino a fare qualche sentiero un po' tecnico e vediamo come se la caverà. Come potete vedere gli specchietti non danno fastidio assolutamente, perché questo CarPuride l'hanno studiato veramente bene, si può fare il montaggio su 2 livelli, non so se si riesce a vedere, quella specie di dito si può montare in posizione avanti e posizione indietro. Montandolo in posizione avanti come ho fatto io,
ve lo troverete spostato più in là, quindi non avrete il problema degli specchietti. E essendo collegato alla presa USB della moto, cosa succede? Che quando girate il quadro il Carpuride si avvia. Molto bene, si è connesso. Quindi, come dicevamo, è una tavola 7 pollici, guardate quanto è bello. Pensate voi a guidare in fuoristrada con questo schermo stupendo che a me personalmente piace. C'è anche una specie di tendina parasole quando è diretto dal senso opposto. Si vede da Dio, guardate, c'è una visuale, adesso l'action cam non so se riesce a mettere a fuoco bene, ma è una visuale assurda. Guida libera, siamo su Osmand, qui non c'è niente, sono in mezzo a un campo, quindi ecco, però già si ha l'idea. Guardate che mappa gigantesca. Hanno messo a posto questa cosa che era un bug che c'era in passato, ovvero se spostavi la mappa e premevi il tasto posizione 2 volte su 5 non funzionava, anzi anche 2 su 4, invece adesso funziona al primo colpo, top, sono contento. Abbiamo Spotify, telefonate, schermo diviso, Spotify da una parte, mappe dall'altra, bellissimo. Poi menu principale, tutte le app compatibili con Spotify, Waze, Telegram, WhatsApp, Meteo Radar, hanno messo una funzione carina, fa vedere il radar, comodo per i viaggi. Esci, volevo farvi vedere le funzioni di questo dispositivo. In base a dove lo collegate vi darà il voltaggio della batteria o della presa USB. In questo caso lui vede la presa USB da 5 volt, che è corretto. Abbiamo il tasto luminosità che si può impostare in automatico con questo swipe qua, cliccate lì, diventa automatico, se no potete muoverlo voi in manuale, ma automatico funziona molto bene, ho visto. Poi abbiamo il tasto volume, potete regolare il volume dei media e il volume delle chiamate, un equalizzatore per personalizzare, ma non so che diavolo serve sinceramente, vabbè. Tasto home, iPlay, passate al CarPlay, Android Auto, tornate ad Android Auto, audio output, bello, questo devo dire complimenti a Carpuride, è la prima volta che lo vedo. Si può collegare una micro SD da 64 giga per guardare sia i filmati, adesso non me la vede, o ascoltare la musica. Le impostazioni abbiamo generale, la lingua, ripristino impostazioni della fabbrica, versione del sistema, carta da apparati sarebbe per cambiare lo sfondo dietro, MPG e OTA è per aggiornare il dispositivo tramite wifi, lo connettete alla rete wireless e lui si aggiornerà se vede un aggiornamento. Wifi si può passare dalla 5 GHz alla 2.4 GHz, ma 5 GHz va più che bene per questa distanza ed è più rapida. È il collegamento tra telefono e Carpuride in pratica. Bluetooth vi dà il dispositivo che avete accoppiato, quindi il mio A35, il mio fedele telefono. Rimango dell'idea che sia una bomba per fare fuoristrada. Ho voluto fare questa prova con il Carpuride, sapete che cambio spesso dispositivi, che mi piace provarli per portarvi delle recensioni più veritiere e oneste possibili. Lo reputo ancora oggi un gran telefono per fare fuoristrada. Però volevo provare questo Carpuride V702 Pro. Allora, le impostazioni sono tanto basilari, c'è il minimo essenziale, perché ho avuto il podofo tipo che aveva un menu impostazioni infinito, ma tutte robe che alla fine non servevano quasi a niente. Per carità, c'era anche il menu delle dashcam, però a me piacciono così gli Android Auto, proprio minimali, il minimo indispensabile, non ci deve essere tanta roba, deve essere proprio essenziale. Quindi se io voglio tornare Android Auto, clicco lì, Android Auto, switch, che figata. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, e mi raccomando, in descrizione codice sconto, link di affiliazione per supportare il canale. Ciao!